passare una trincea, ti rendi conto? Questa qui è la tomba di una giovane ragazza che è... In questo nuovo video ti porterò in un bellissimo altopiano con dei paesaggi fantastici e ti sembrerà di essere in Irlanda. Andremo sull'altopiano dei Monti Lessini e percorreremo la famosa Translessinia, una strada provinciale che pensate è ancora del tutto sterrata. Poi ci addentreremo nel cuore dell'altopiano, andremo a visitare la Valle delle Sfingi, una valle con delle formazioni rocciose molto particolari che sembrano realmente delle sfingi. Sono terre che un tempo erano molto pericolose, terre di lupi infestate da questo animale, terre di fulmini, di temporali improvvisi, ci sono delle croci di gente che era colpita dalle saette e spariva, non veniva più ritrovata. Andremo anche a conoscere delle famose cave di pietra. Le cave di Prun sono delle cave megalitiche pensate del 1200 dove veniva estratto il famoso marmo veronese per la costruzione di tutte le case dell'altopiano. Quindi stavolta ragazzi non è soltanto un viaggio nella storia ma anche nella natura preponderante di questi luoghi, un posto assolutamente imperdibile. Ora non perdiamo altro tempo, venite in moto con me, saliamo sull'altopiano dei Monti Lessini passando da una strada famosa molto particolare che è stata al centro dello scorso Giro d'Italia, una famosa salita, si chiama Sdruzzina, molto particolare, che è una delle vie d'accesso all'altopiano. Vamos! Eccomi ragazzi nella Valle dell'Adige, qui a fianco a me c'è l'autostrada, di là il fiume Adige e qua la ferrovia. Questa valle qua sulla mia sinistra, che si vede anche dall'autostrada, c'è la scritta un po' hollywoodiana a passo buole. È un passo molto particolare, non ci si può andare in moto senza permessi, ma vi ci porterò a breve. Noi invece andiamo dritti, seguiamo la strada e seguiamo proprio il percorso che ci porta su questa montagna qui davanti a noi, in cui c'è una famosa salita che porta proprio sull'altopiano dei Monti Lessini, qua sopra la cresta delle montagne, e quindi andiamo in località Sdruzzina, una salita molto famosa fatta anche durante l'ultimo Giro d'Italia. Eccoci qua, appena lasciato Ala, che naturalmente prende il nome dal torrente Ala che passa lì, e sono proprio davanti alla montagna che vi farà salire sull'altopiano dei Lessini, da cui godremo una vista spettacolare sulla Valle dell'Adige, di cui vi dirò qualche curiosità a breve, perché questa valle è molto particolare. Eccoci qua, Sega di Ala, località Sdruzzina. Eccoci qua, si sale, strada chiusa a 14 km, aperta fino a Passo Fittanze dal 11 aprile al 16 giugno. Ottimo, questo non è buono. Sarà chiusa anche la Translessinia? Boh. Ok, comunque proviamo a salire perché c'è una vista fantastica, e poi non so se la Translessinia, che comunque è fattibilissima in moto, almeno con moto un po' alte, è aperta, perché fino al passo delle Fittanze ok, però poi la strada si biforca, quindi vediamo, al limite male che va torno indietro lungo un po' il giro, passo da Peri. E comunque qua la salita è veramente particolare, vale la pena farla. Bene, inizia la cronoscalata. Questo ovviamente è il top, e massimo rispetto per chi la fa in bici, perché è bella lunga, è ripida, e la parte proprio finale, quando stai per arrivare, è veramente il pezzo più duro. Guarda già qua che vista che abbiamo sopra la valle, spettacolo. E salendo non può che migliorare, c'è un punto che io chiamo il tornante alato, che è veramente unico. Da qua che roba ragazzi, psycho eh? Come non si tagliano i tornanti, sta all'esterno, no? Che poi secondo me se uno guida così è comunque pericoloso, perché se sei abituato a tagliare le curve e poi lo fai sovrappensiero. Guarda qua che galleria. Track. Eccoci qua, qui c'è un minuscolo altopiano con questa azienda agricola
E poi c'è l'ultima tirata perché proprio l'altopiano vero e proprio è qua dietro. E da qua inizia la parte più dura della salita praticamente. Cambiato completamente il meteo qua. Qua paesaggio molto irlandese. Allora, la strada è chiusa qua, però la Translessinia qua è aperta. Questa è chiaramente una strada di origine militare, molto ben fatta, con i paletti di segnalazione di lato, contrafforti col muro a secco. Dovremmo essere arrivati al bivio del Pidocchio e inizia il tratto sterrato. È uno sterrato molto basico, secondo me affrontabile con qualsiasi moto, a meno che non è proprio una stradale pura, e allora non è molto divertente. Sto in Marghe Lessinia, qua sicuramente si mangia benone. Guarda che bella strada proprio. Bisogna chiaramente andare piano perché qua ci sono pedoni e bici. Oppa, non avevo visto la pozzanghera. Mamma mia, che nuvola malefica è venuta. Devo dire che fa proprio freddo. Sembra che il caldo non voglia più venire quest'anno. Sembra veramente un paesaggio fuori del tempo. Curioso di vedere cosa ci sia qua. Che paesaggio, ragazzi. Questa era una trincea, ti rendi conto? Vediamo cosa c'è lassù, dai. Veramente paesaggio pazzesco. Spettacolo totale. Allora, eccomi qua ragazzi, innanzitutto volevo darvi qualche informazione sulla Valle dell'Adige. Il paesaggio che vediamo oggi è fortemente antropizzato, vuol dire che l'uomo ha sconvolto quasi tutti gli aspetti del paesaggio naturale. E questo non soltanto perché ci sono paesi, c'è l'autostrada e c'è la ferrovia, ma anche perché il fiume stesso, l'Adige, che ha scavato la valle, è stato completamente ridisegnato. Perché dico ridisegnato? Beh, perché l'Adige, come tutti i fiumi lasciati in naturale, tende a fare molte anse, un po' come il Rio delle Amazzoni, se avete in mente l'immagine. Purtroppo questa disposizione non era molto comoda se devi costruire ferrovie e autostrade, o semplicemente se devi coltivare i campi. Quindi l'Adige, principalmente dagli austro-ungarici nella parte nord, è stato completamente ridisegnato e diciamo un po' addrizzato. Pensate che prima l'Adige passava proprio all'interno della città di Trento. Comunque immaginatevi questa valle dopo lo scioglimento dei ghiacciai, queste enormi cascate che venivano giù dalle montagne, si tuffavano in questo fiume sinuoso con una foresta verdeggiante. Doveva veramente essere uno spettacolo paradisiaco. Allora, adesso per uscire da qua ho la possibilità o di tornare indietro, che però non è proprio comodissimo, o di andare avanti. Qui intorno a me è pieno di trincee, quindi non è che sono tutti prati. Qua vedo che ci sono delle tracce di auto, quindi proverei lì al momento. Vedi che qua c'è un passaggio. Va bene, perfetto. Madre de Dios, che frio. Ok ragazzi, adesso vi porto in un posto molto particolare. Andiamo nella Valle delle Sfingi. C'è una valle con delle formazioni rocciose calcaree, un po' come tutto l'altopiano è calcareo, ma che sembrano effettivamente le Sfingi. Guarda questa strada che bella che è. Ancora la primavera non è arrivata del tutto, siamo a 1500 metri. Eccoci qua, è proprio qua dietro e vale veramente la pena di vederla. Allora ragazzi, eccomi qua, sono all'interno della Valle delle Sfingi. Ma cosa sono esattamente queste Sfingi?
Beh, innanzitutto, come potete vedere intorno a me, sono chiaramente delle formazioni rocciose che ricordano le Sfingi. È roccia calcarea e, come potete vedere, ci sono tantissimi strati. E come mai ci sono tutti questi strati? Beh, il motivo è proprio un processo chiamato sedimentazione. Come vedete qui dietro di me sono molto ben riconoscibili le stratificazioni. Cosa vuol dire? Che queste pietre erano a fondale marino. Col passare delle decine di migliaia di anni, dei milioni di anni, si accumulavano microrganismi che avevano deciso per scopi evolutivi di fare il loro guscio, le loro protezioni con calcare, e quindi poi abbiamo un processo di fossilizzazione, quindi sono proprio fondali marini fossilizzati. Questo sono il tipo di rocce in cui troviamo i fossili, a differenza invece di granito o del porfido, che sono rocce vulcaniche in cui chiaramente non troveremo mai organismi viventi. Adesso vi porto in una valletta laterale per farvi vedere un'altra cosa, per farvi anche capire com'era pericolosa la vita fino a non molto tempo fa. Allora, sono qui in mezzo al bosco, anzi sono da solo. Qui dietro di me c'è una pozza d'acqua e qui sopra la mia spalla destra una stele con una tomba di una giovane ragazza che è morta proprio qui in mezzo al bosco, che uno potrebbe pensare cosa può essergli successo. Adesso ve lo racconto. 1655, non si capisce molto, Covelo, il Cas Ford di Madà de la Vale. Questa qui è la tomba di una giovane ragazza che è morta uccisa da un lupo. Da quello che ho letto è stata l'ultima persona nell'altopiano dei Monti Lessini nel 1600 ad essere uccisa da un lupo. Quella pozza d'acqua che vi ho fatto vedere prima era chiaramente una sorgente. Questa ragazza era venuta qui a lavarsi o lavare i vestiti, perché naturalmente non c'era acqua corrente in casa. È stata sorpresa da un lupo o da un branco di lupi ed è stata uccisa. Perché comunque, ragazzi, la vita nell'altopiano dei Monti Lessini, come in tantissime altre parti d'Italia, era veramente dura. Naturalmente i lupi d'inverno non trovavano cibo, quindi ci sono dei racconti che grattavano proprio alle porte delle case delle malghe, e qui in Lessina ci sono ancora veramente tantissime malghe rimaste costruite con la pietra del posto. La cosa da rimarcare è che oggi il lupo è tornato nell'altopiano dei Monti Lessini, è tornato, si è ripopolato ed è un problema per i greggi, quindi c'è sempre, come in Trentino, questa diatriba tra la gente che li vorrebbe sterminare tutti, la gente che li vorrebbe accogliere, poi ci sono i danni agli allevatori, quindi ecco un discorso complesso che non affrontiamo certamente qui per evitare un vespaio. Però c'è da dire sicuramente che i boschi sono sempre stati, da che uomo è uomo, un posto pericoloso da frequentare. C'erano i briganti e c'erano gli animali feroci. Comunque guardate i segni del passato, no? Qua ci sono dei bastoni appoggiati, questi qui avevano scavato a mano i solchi per appoggiare i bastoni, che di qua è scavato tutto a mano. Cioè, cosa incredibile, anche questo cardine qua, questo è fatto a mano. Guarda come leviga proprio il tempo queste forme, questa sembra una panchina addirittura. Ok, adesso voglio andare a vedere un posto in cui non sono mai stato, cioè le vecchie cave di pietra dove veniva estratta parte del materiale per costruire appunto le case qua in Lessinia. Sono le cave di Prun. Non sono molto lontani da qua in termini di distanza, 35 km, ma sono 49 minuti. Comunque, se volete venire a vedere le Valli delle Sfingi, questo è il parcheggio molto più ampio e fate il giro in senso inverso, molto bello. Quello che ho fatto io è il Quick Access. E adesso vi do anche un'altra chicca qua. Qua c'è un caseificio che fa un formaggio fotonico, adesso non mi ricordo il nome, caseificio Dalla Valentina, veramente buono. Adesso non mi fermo perché non c'ho sbatti di prendere formaggio dietro, però mi sono fermato spesso. Allora ragazzi, qua siamo a Grezzana e se non l'avete ancora visto, qua c'è un bunker della NATO, è proprio sotto questa montagna qua, sulla mia destra, ed è incredibile, completamente scavato dentro questa montagna. Andatevi a vedere il video, ve lo metto qua in alto a destra, è veramente una roba pazzesca.
Ecco, sono quasi arrivato. Comunque tutta l'area qui intorno a Prun ancora oggi vive molto dell'attività estrattiva del marmo. Adesso andiamo a vedere proprio queste cave che si dica risalgono al 1200 addirittura. Eccoci qua, queste sono le cave. Ah, Costia, vietato l'accesso. Diamo un'occhiata. Peccato perché sembrano veramente particolari. Guarda come entrano dentro parecchio, Allora, mi trovo nel comune di Prun, all'esterno delle cave di Prun. Purtroppo non sono visitabili perché c'è un progetto di recupero da parte del comune, come sempre abbastanza lento perché le ultime notizie risalgono al 2021. All'interno delle cave ci sono stati dei crolli, proprio dei distacchi dal soffitto, dei distacchi laterali, si riescono anche un po' a intravedere, quindi un peccato perché queste cave sono veramente antiche. Le prime notizie risalgono, pensate, al 1200, in cui venivano estratte le pietre e poi lavorate dai monaci di San Zeno. Poi l'attività è stata completamente abbandonata a metà del XX secolo e si è preferito comunque utilizzare delle cave a cielo aperto, quindi queste sono state completamente dismesse, probabilmente anche per motivi di sicurezza o di cedimenti vari, non erano più economicamente sostenibili. Di solito quello è il motivo per cui vengono abbandonate le miniere o le cave. Qua è interessante da vedere come nella Valle delle Sfingi si vedono tutte le stratificazioni e il posto è veramente monumentale, nel senso che sono questi pilastri laterali che li hanno lasciati, però non è che qualcuno faceva dei calcoli se quel pilastro lasciato lì sosteneva la volta, quindi chiaramente nel corso dei secoli sono stati proprio dei cedimenti strutturali. Comunque al momento appunto vietato l'ingresso purtroppo, però sembrano dei posti veramente particolari. Guardate anche lì, quel tetto lì, nel punto centrale si vede proprio il distacco comunque del tetto nella parte centrale. Se ti arriva in testa una piastra del genere fa proprio sottiletta, patch, non trovano nemmeno le ossa. Bueno, ora risalgo in sella e torniamo nella Valle dell'Adige, riscendiamo, perdiamo 1000 metri di dislivello e ce ne torniamo giù. Vamos. Comunque prima della seconda guerra mondiale la maggior parte delle strade, ma tipo la stragrande maggioranza, era tutta sterrate. Adesso invece siamo arrivati al punto che chiaramente è tutto asfaltato e quel poco di sterrato che è rimasto è vietato. Ed eccoci tornati in pianura. Siamo arrivati anche alla fine di questo video, di questa esplorazione parziale dei Monti Lessini. Sono consapevole che ne ho visto solo una parte, alcune parti ho saltato, non vi ho raccontato tutto perché è un altopiano veramente enorme e ci sarebbe ancora tantissimo da raccontare, ma ci tornerò. Vi ricordo che trovate sempre la traccia GPX del giro che ho fatto scaricabile gratuitamente in descrizione, insieme a tutti i link della mia attrezzatura da moto e da video. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un like, un commento e noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao!